Siamo da Newell Camera per la presentazione della nuova Pentax che, olè, eccoci qua, adesso tra poco inizierà, c'è un bel po' di gente. Vi porteremo con noi in questa presentazione più test, in collaborazione anche con il nostro feed Speed Photo, per cui poi avremo, c'è Andrea qua, speriamo poi di avere anche modo di vederla, di testarla e di portarvi qualche impressione su questo nuovo oggettino prodotto da Pentax. Pentax 17 è stata lanciata circa 2 settimane fa e in quanto orgogliosi italiani appassionati di fotografia su film abbiamo subito voluto dedicare anche noi un momento che io definirei una vera e propria premiera italiana di questa camera che è arrivata in questi giorni, e subito sia come Speed Photo che come Newell Camera abbiamo deciso di organizzare un evento dedicato appunto alla community italiana, perché anche voi possiate effettivamente testare, toccare e guardare questa camera. Poi vi presenterò anche chi sono questi due ragazzi, ma Fova, cioè ovviamente il distributore italiano per il marchio Pentax, ci ha dato una mano proprio per portare queste camere e rendere possibile il tutto, che è una cosa molto rara. Poi vi correggete se sbaglio, ma è una camera che sta vendendo molto, di conseguenza è anche un pochino difficile in questo momento. Speravamo di averne un po' di più, però siamo riusciti ad avere un po' di macchine di testa. Quindi ringraziamenti ovviamente a Fova e a Pentax naturalmente. Per la parte diciamo più tecnica di presentazione della macchina ci sono appunto Mattia, che è product manager Fova, e Paolo, che è responsabile regionale di Fova in Italia e anche presidente dell'Associazione Italiana Foto. Ringrazio per il ragazzo prima. No, vabbè. Quindi grazie veramente di essere qui. Devo dire che ci ha stupito un po' tutti questa nuova presentazione di Pentax, perché è nata un po' così da un progetto, da un sogno che avevano nel cassetto, e hanno voluto lanciare questo, loro la chiamano questa follia, perché è stata un insieme di idee raccolte tra i vari appassionati e messe assieme, quindi sono riusciti a creare un qualcosa che andava un po' a completare quello che era il percorso di ogni appassionato di fotografia che ricercava su una macchina. Allora, questa macchina è una punta e scatta, quindi una macchina che non è indirizzata a un pubblico di professionisti, è una macchina indirizzata a un pubblico molto giovane e neofita che si vuole approcciare alla fotografia su pellicola, e deve essere vista con questa filosofia, quindi non deve essere vista come una macchina professionale, ma deve essere vista come una macchina che ci permette di approcciare, di sperimentare, e questa è una cosa bellissima perché col mezzo formato comunque si può sperimentare uno stile di fotografia completamente diverso e si può comporre con due scatti, quindi sotto questo punto di vista riusciamo a creare qualcosa di completamente diverso da quello che siamo abituati. Eccola qua, non è proprio regalatissima perché costa circa 600 euro, se magari non muove tutto mentre è. E stavano cercando di capire il sistema di messa a fuoco. Vedete che ha qui sopra questa indicazione, ok, che è riportata sotto con una serie di distanze, per cui ovviamente bisogna capire un attimo quanto siamo bravi a capire le distanze delle cose. Impostazioni ISO, scelta di sovra-sottoesposizione di uno stop o due stop, direi. Che altro? Ovviamente appunto il mirino genericamente già impostato verticale sul mezzo formato, quindi top della vita, direi. Questa cosa bellissima. C'è anche il macro. C'è anche il macro, sì, qua. Scende anche su. Esatto. Quindi la distanza quindi minima la di messa a distanza fuoco minima è col qua, fiore. che è 0,25, esatto. E invece, vabbè, poi ovviamente va infinito, e invece il gruppino di 3 persone è 3 metri, quindi alla fine copre abbastanza cose. Sì, la cosa bella è che si vede anche all'interno del mirino. Hai ragione, bellissimo, sì, all'interno del mirino molto carino. Sì, vedi qual è le cose, cioè se lo mino o se è il coso, carino, molto carino. Bellino. No, il mio siamo venuti a commento parlare è della che nel pellicola viewfinder qua in basso si vede il simbolino di dove c'hai il Sì, fuoco. e allora meglio, no? Però poi metti i metri o metti il fit? No, vabbè, però i metri sono qua sotto. Avrei preferito un metro onestamente, ma si chiedono un po' troppo.
Devo vedere il fiore. Devi vedere il fiore e dire fiore, Fiore. uguale vicino. No, cioè più che altro devi Devi memorizzare. saperlo, dai, 0,25 il macro. 0,25, 0,50 è la forchetta. Poi 1,2 è 1,2 il ritratto. è la faccia. 1,7 è le due Due facce. facce. 3 è 3 facce, l'ho già imparato, visto? E poi è Le infinito. montagne sono infinite. Sì, esatto. Ok, ed ecco finalmente è passato qualche giorno, sono arrivati gli sviluppi della photo walk che abbiamo fatto e sono disponibili tra l'altro se volete dare un'occhiata a tutti gli altri scatti che sono stati fatti, che sono ovviamente tanti perché eravamo in 4 gruppi diversi e quindi adesso vi farò vedere qualcosa di quella che è stata la sessione di scatto, i pochi scatti che abbiamo fatto con il gruppo con cui ovviamente ero io, con Ricky, Dario, Marco, insomma eravamo tutti tra di noi, diciamo così, quindi vi faccio scorrere qualcosa di quello che abbiamo realizzato e in realtà io sono abbastanza colpita positivamente, devo dire, da questa macchinina che appunto sicuramente ha dei punti che potrebbero essere migliorati, però onestamente devo dire che il risultato, man mano vi faccio scorrere qualche immagine, il risultato mi sembra buono, a livello qualitativo mi sembra buono. La pellicola che abbiamo usato direi che fosse un Kodak Gold. Tra l'altro sono rimasta sorpresa perché stavo aspettando di vedere un paio di scatti che avevamo fatto io e Dario in una vetrina quando ormai il sole era calato ed ero curiosa di vedere come la macchina avrebbe gestito ovviamente l'automatismo a livello di valutazione dell'esposizione. E vedete che a tutti gli effetti ha esposto molto bene, vedete questo scatto di destra e poi questo qui è il crop che ho fatto io, questo a sinistra, sempre di questo interno di questo locale, e vedete che vabbè, la resa di colori chiaramente è bellissima, ma questo è merito della pellicola, però effettivamente è risultata abbastanza comoda da usare. Vedete che bene o male sì, c'è qualche errore chiaramente di messa a fuoco, ma niente di drammatico, cioè quindi evidentemente anche appena presa in mano si riesce a gestire bene. Vedete questo scatto molto bello, tra l'altro secondo me questo scatto con quest'auto, che c'è anche lo scatto con Marco appoggiato, che non so chi l'abbia fatto, e poi abbiamo qualche scatto qua a Ricky con gli occhi chiusi, però vedete nello scatto a sinistra invece una bella resa di colori. Ecco, questi due scatti sono abbastanza sicura di averli fatti io. Ho provato a fare questo scatto a Vittoria utilizzando il flash incorporato in camera, quindi ha gestito tutto lei e devo dire non mi dispiace, il fuoco non vi so dire se sia perfettissimo, insomma abbiamo cercato di fare il possibile. Poi ricordo che abbiamo fatto, visto che non so se Giulia stava testando il macro, e quindi vi faccio vedere questo scatto di questo fiorellino che abbiamo preso proprio per vedere come lavoravamo sulle varie distanze, chiaramente. Qualche scatto in interna durante insomma la birra che ha seguito l'evento. Vedete che comunque in generale non è per niente male la situazione, non è per niente male. Qualche scatto che mi ricordo fatto da Marco, qualche cosa per la strada, quindi più o meno mi ricordo man mano che ci passavamo la camera che cosa facevamo. Vedete anche quelli in interna col flash alla fine mi risultano abbastanza gradevoli, e quindi insomma io sono abbastanza soddisfatta di questo risultato per essere appunto un corpo macchina preso in mano 40 secondi. E su due scatti che sono sicura di aver scattato io, cioè questi qua, sono veramente colpita da come ha gestito correttamente l'esposizione, trovo che siano molto belli, questi dovrei averli fatti io se ricordo bene. E quindi insomma questa è un po' una carrellata, vi ripeto, sul sito di New Old Camera trovate tutto l'insieme degli scatti fatti in tutta la walk da tutti i gruppi, quindi potete veramente vedere di tutto. Chiaramente abbiamo lavorato in orario verso il tramonto, quindi vedete che le luci sono belle calde, belle avvolgenti, e insomma questo è quello che un pochino abbiamo visto di questa camera. Quindi concludendo, quella che è la mia opinione in merito è che sia un corpo macchina sicuramente comodo, cioè obiettivamente è comoda, il fatto che lavori sul mezzo formato è carino, cioè è proprio il corpo macchina secondo me che ti porti in vacanza, ti hai 2 rullini, ti fai tutti gli scatti che ti pare della vacanza, che anche se uno ti va nel rusco è lo stesso perché tanto ne hai a balusa, ok? Perché ovviamente, cioè, voi immaginatevi mezzo formato, quindi in 36 pose, cioè arriviamo a oltre 70, capito? Quindi figuratevi, cioè non finisci più, tu sei lì che scatti, non finisci più. E ecco, una critica che possiamo muovere a questa camera è che ha la batteria una
una pila, direi una CR32 se ricordo bene, e che insomma magari essendo un corpo macchina moderno poteva essere messa una batteria ricaricabile, una carica USB, insomma qualcosa del genere, e forse anche il discorso del sistema di messa a fuoco di cui ho parlato prima lì per lì mentre ce la passavamo. Probabilmente sarebbe stato più comodo avere, invece che l'indicazione delle figurine, l'indicazione proprio delle distanze metriche, invece sono sotto la lente. Però insomma, a parte queste due cose e purtroppo devo dire la verità, il prezzo che a noi tutti è sembrato un pochino elevato, insomma più di 500 euro. Insomma, di sicuro non è per tutte le tasche. Ciò non toglie che sia onestamente un oggetto molto carino, ecco, un oggetto molto carino che sicuramente, come giustamente Andrea diceva durante la presentazione, è un oggetto che strizza molto l'occhio a quelle che sono le nuove generazioni, che sono molto abituate al formato verticale da Instagram eccetera, e quindi è un buon modo sicuramente per avvicinare anche una fetta di pubblico giovane a quello che è la pellicola, e poi magari ovviamente come dire, è un'introduzione che poi magari può essere preludio a un approfondimento su altri tipi di corpi macchina un pochino più avanzati, un pochino più professionali. Comunque insomma è stata una bellissima esperienza. Quindi ci tengo a ringraziare di nuovo New All Camera, tutti i ragazzi dello staff, sono tutti carinissimi, tutti i ragazzi che abbiamo conosciuto e anche tutti i ragazzi di Speed Photo, Andrea in primis, e anche proprio tutti i ragazzi che hanno partecipato con noi alla walk, che è sempre una buona occasione di confronto, di amicizia, insomma è stato molto bello, per cui direi che è stata un'esperienza top e vi consiglio chiaramente, se avvengono cose simili, di approfittarne, perché comunque è sempre un bel momento di scambio, di amicizia e di creazione un po' di una community che gira intorno alla fotografia. Ci vediamo al prossimo video, ciao!